Ciao a tutti, eccomi di ritorno con una videoricetta veramente semplicissima da fare e dal gusto straordinario. Si tratta delle sfogliatine glassate con marmellata. Guardate che bel disegno si è creato sopra durante la cottura e come sono carine, tutte così in fila piacevolmente asimmetriche. No, vabbè, che cosa stupenda! Guardate che meraviglia! Ho voluto lasciare l'audio originale in questo punto proprio per farvi sentire che bel suono fanno quando le dividi in due. Semplici, veloci e deliziose, una tira l'altra. Per realizzarle ci occorreranno circa 4-5 cucchiai colmi di marmellata di albicocche che dovremo setacciare e schiacciare bene con la forchetta per evitare i pezzi di frutta. Proprio così come vi sto mostrando in video. Guardate ora com'è liscia. La inseriremo all'interno di una sac à poche, usa e getta, e la mettiamo da una parte. Poco prima di utilizzarla dovremo tagliare la punta con le forbici. Lo spessore del beccuccio o del foro in questo caso dovrà essere molto piccolo. Adesso prepariamo la glassa. All'interno di una ciotola versiamo l'albume di un uovo grande e a temperatura ambiente, quindi il tuorlo non ci occorrerà, e all'albume aggiungeremo dai 150 ai 170 grammi di zucchero a velo. Nel mio caso ne sono serviti 170 grammi per ottenere la giusta consistenza che ora vi sto mostrando. Ecco, non so se si possa percepire. Magari fate come me e fate una prova versando un po' di glassa all'interno di una ciotola. Se resta bella su e mantiene la forma senza colare, allora è pronta. La mettiamo da una parte. Ora ci occorreranno 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare, ma per ora ne srotoliamo soltanto uno, l'altro lo teniamo ancora nel frigo perché dovremo fare 2 infornate, almeno così ho fatto io. Prendiamo una rotella dentellata, una rotella tagliapasta, e creiamo strisce larghe circa 3 cm nel senso orizzontale più lungo. Fatto questo, divideremo la sfoglia in 3 parti nel senso più corto, quindi in verticale, in modo da ritrovarci poi tutte le strisce pronte a formare le sfogliatine. Le trasferiremo all'interno di una leccarda grande e, se ve ne dovessero avanzare circa 5 o 6 come è successo a me, rimettetele nel frigo e soltanto dopo che la prima cottura sarà terminata allora potremo infornare anche le altre, cioè quelle avanzate e quelle che creeremo con l'altro rotolo di pasta sfoglia. Con l'aiuto di un cucchiaino spalmiamo bene la glassa sopra ogni sfogliatina e nel mentre che creiamo le rosanghe di marmellata con la sac à poche accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare a 180 gradi. Quindi proseguiamo in questo modo così come vi sto mostrando in video. Vi devo confessare che a noi a casa piacciono così belle cariche, ma volendo potreste mettere meno glassa e fare quindi uno strato molto sottile e anche per quanto riguarda la marmellata ancora più stretto il beccuccio. Eccole tutte in fila, fanno gola anche così da crude. Le inforneremo a 180 gradi per 20 minuti circa. Dovranno essere dorate ma non bruciate, quindi fate attenzione al vostro tipo di forno. Ma guardate che belle e che buone! In casa c'era un profumino delizioso, irresistibile. Ecco la seconda infornata, ho provato a mettere meno marmellata per farvi vedere poi il risultato finale e infatti eccole qui, diverse dalle prime ma ugualmente buone. Spero di avervi dato una buona idea per un dolcetto facile e veloce, e anche se c'è caldo e si deve accendere il forno,
Ma dai, ben venga per gustarsi queste bontà, si fa molto volentieri. Fatemi sapere se questa ricetta vi è piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. E mi raccomando, ovviamente aspetto sempre con molto piacere le vostre foto delle mie ricette rifatte da voi, quindi anche di questi dolcetti. Ciao!